Ciao a tutti amici motociclisti e bentornati sul canale YouTube di Pogliani Moto. Io sono Emanuele del reparto abbigliamento e caschi e oggi vi presenterò una prova d'eccezione. Savana 4VP di Clover, giacca 4 stagioni, pensata per affrontare anche i climi più rigidi, quindi quale contesto migliore arrivare a 2700 metri per poter mettere alla prova le capacità invernali di questa giacca. Come sapete, se ci seguite su YouTube, ma anche se venite a trovarci in negozio, ci piace provare e approfondire i prodotti che poi vi proponiamo. Oggi testeremo questa nuova Savana 4VP di Casa Clover, marchio specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico da moto per i mototuristi più esigenti. Si tratta di una giacca a 4 stagioni a 3 strati, quindi un guscio esterno, un layer interno antiacqua e infine uno strato che fa da isolamento termico. Ci siamo chiesti però come provare una giacca a 4 stagioni, quindi pensata anche per climi più rigidi, in questo torrido luglio. Nessun problema, siamo a pochi chilometri dalla cima dello Stelvio, quelle sono le curve che precedono le cascate del Braulio, quindi adesso saliremo su, proveremo in una condizione di clima un po' rigido questa Savana e una volta arrivati in cima vi racconteremo le principali novità di questo modello. Seguitemi. Ok signori, ci sono 11 gradi, tra l'altro giro di boa per il Touareg fatto in mattinata 50.000 km, molto bene e non fa una piega chiaramente. Andiamo su e continuiamo questo nostro test di prime impressioni in guida semi-invernale. Dai, 11 gradi, siamo semi-inverno, guardate che spettacolo. Eccoci arrivati in cima, guardiamo che spettacolo. Andiamo su, bellissimo punto panoramico qui dal rifugio Tibet, guardate che roba. Eccoci amici, finalmente in cima allo Stelvio, un paesaggio eccezionale, spettacolare. C'è ancora un po' di neve là in cima, fortunatamente, ma veniamo ora a noi. Questi paesaggi, questi passi, questo tipo di viaggi sono il pane per giacche come questa, che hanno bisogno di essere versatili, utilizzabili in ogni clima e ad ogni condizione meteo. Questo spiega il cambio radicale da Savana 3 a Savana 4. La Savana 4 è decisamente una giacca più versatile, ma vediamo perché. Anzitutto i materiali. Cosa cambia nei materiali del guscio esterno? Allora, vedete qui due colorazioni, una nera, una bianca. Due diversi materiali. Parte nera, Duratec 9 Ripstop 500 denari, materiale laminato, quindi accoppiato ad una membrana Aquazone impermeabile. Materiale elasticizzato, qui la prima grande novità. La scelta di un materiale elasticizzato secondo me è una scelta vincente, sempre. Questo perché comfort e sicurezza vanno di pari passo. Offrire una giacca confortevole che segue bene i movimenti fa parte secondo me anche di quella che è la dotazione in termini di sicurezza. Il Duratec 9
ripstop elasticizzato, ripstop perché è rinforzato con una trama in ripstop, quindi resistente a strappo e abrasione, è presente su spalle, gomiti e vita, i punti dove viene maggiormente sollecitata la giacca nei movimenti. Tutto il resto, quindi tutta la parte bianca, è Duratec 10 700 denari, un materiale anche lui laminato, quindi accoppiato alla membrana impermeabile, con trattamento cotton feeling. Cosa significa questo? È un trattamento che rende il materiale morbido e delicato al tatto, quindi scordatevi la sensazione di materiali rigidi, cartonosi, cosa che talvolta può succedere soprattutto su materiali laminati, perché questo completo è morbido, elasticizzato e piacevole. Quindi materiali nuovi per il guscio esterno che è completato da una ricca dotazione. Abbiamo una chiusura micrometrica regolabile con materiale morbido, anche qui per non dar fastidio nel sottogola, soprattutto agli uomini che dovessero essersi appena fatti la barba. Abbiamo poi delle bande rifrangenti che vanno, secondo me, anche un po' a abbellire la giacca, dargli un taglio più adventuring. Abbiamo poi questi ganci che servono a appoggiare i guanti invece di metterli nel casco, cosa che facciamo tutti, ma oggettivamente non è proprio la cosa più igienica da fare. Abbiamo poi delle prese d'aria, delle quali vi parleremo più avanti, però vedete sono qui, fatte con delle cerniere di tipo classico, non termosaldato. Perché questo? L'utilizzo di questo tipo di cerniere permette sicuramente la realizzazione di pannelli di ventilazione molto più ampi di quelli che si potrebbero ottenere con delle ben più complesse e rigide anche cerniere termosaldate. Questo è un altro dei motivi per cui Clover utilizza un sistema a doppia membrana che permette una maggiore versatilità di utilizzo del capo. Visti i materiali, andiamo a vedere un altro argomento strettamente collegato, ovvero la grande novità di questa giacca, il sistema a doppia membrana, già utilizzato da Clover in crossover 4VP, giacca che vi abbiamo presentato in un altro video statico. È un sistema che consta di due membrane, una esterna che, come abbiamo detto, è costituita dallo stesso tessuto del guscio esterno, e una interna o esterna a seconda dell'utilizzo che se ne vuol fare, che è costituita dal layer antiacqua, in questo caso una membrana con tecnologia in-out. Perché viene utilizzato un sistema di questo tipo? Anzitutto per una questione di vestibilità. Utilizzare due membrane che lavorano sì per tenere all'asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici, ma lo fanno in maniera contemporanea ma separata, permette alla giacca dei movimenti più piacevoli e all'indossatore un comfort di guida decisamente di altro livello. Detto questo, un altro vantaggio risiede nell'utilizzo invernale. Avere uno strato in più fa sì che il calore prodotto dal corpo in inverno non vada a disperdersi verso l'esterno, favorendo quindi una migliore traspirazione ed evitando fenomeni quali la condensa, che poi è quello che dà spesso la sensazione di bagnato quando invece si è asciutti. In sintesi, abbiamo una giacca che ci lascia sempre asciutti, lavorando con due diversi sistemi, settabile a vostro totale piacere. Ora, sperando vi sia chiaro il concetto di sistema doppia membrana di Clover, proseguiamo il nostro viaggio, andremo un po' all'avventura cercando di fare anche un piccolo passo sterrato dove vi presenteremo le novità in termini di protezioni e areazione di questa giacca. Noi andiamo tranquilli, ci piace avere un'andatura turistica, queste strade nascono per godersele, sono fatte come strade panoramiche per ammirare un po' questi posti. Entriamo qui con tutta calma, non ci corre dietro nessuno, anche se devo dire la verità, ho proprio bisogno di un caffè. Eccoli qua, i mitici tornanti. Qui starà facendo anche lui un test Clover, qua squadrone Clover. Non c'è dubbio, l'italianità del marchio secondo me
attira molto. Ok. Anche in questi tornanti così molto stretti devo dire che la giacca è piacevolissima, segue molto bene i movimenti. Un attimo, una piccola pausa, perché sceso da Bormio, allora su c'erano 18 gradi a Bormio, adesso siamo all'altezza di Tresenda, quindi piena Valtellina, che chi conosce la zona sa perfettamente quanto può essere soffocante già adesso alle 9 del mattino. Quindi, siccome prima eravamo con il trapuntino e il layer impermeabile, adesso vi faccio vedere come sono fatti gli strati interni, perché andiamo decisamente ad alleggerire la giacca. Abbiamo, come detto prima, 3 strati: guscio esterno, interno antiacqua e piumino. Ma dal momento che ho caldo, una prima operazione che si sarebbe potuta fare è aprire tutte le prese d'aria. Ne abbiamo una qui laterale con questo mesh ad alta tenacità molto resistente, che va da appena sopra il polso fino a metà del bicipite. Altre prese d'aria qui, queste lavorano molto bene. Allora, una volta aperte, non si fermano, non si limitano semplicemente a questo rettangolo, ma vanno fin sopra e fin sotto. Questo mesh è studiato in modo tale da far percorrere verso l'alto e verso il basso l'aria, quindi in quelle zone dove non c'è direttamente il mesh, ma l'aria può passare. Ricordiamolo, poi quest'area qui è tutta elasticizzata. Un'altra cosa utile quando fa caldo e si vuole non avere il collettino a contatto col collo, l'utilizzo di questa clip per andare a bloccare il colletto leggermente aperto. E abbiamo poi le classiche tascone impermeabili, qui riviste, fatte molto secondo me meglio da un punto di vista del mototurismo a lungo raggio, perché sono decisamente più capienti. Ma veniamo agli strati. Allora, una volta aperta la giacca si ha il suo layer antiacqua che è agganciato tramite delle cerniere che, come vedete, sono molto morbide. Io sto facendo tutto con una mano. Abbiamo poi una clip qui in alto e infine una clip qui nella manica. Una volta fatto questo si tira via così molto semplicemente e voilà, questo è il nostro antipioggia in out, indossabile anche sopra. Vi faccio vedere poi il trapuntino interno, vedete le cerniere come scorrono bene, sto facendo tutto con una mano. È un bel 80 grammi, non cernierato al centro, arriva fino al collo qui, non ha un rialzo, diciamo, come quello della GTS 5 che andremo a vedere, e prende tutte le maniche. Chiaramente non è semplicemente un gilet. Alleggeritomi di un paio di strati, si può ripartire direzione Fusine, Passo d'Ordona. Ci vediamo tra poco. Ovviamente qualcosa doveva andare storto. Allora, la strada per il Passo d'Ordona è chiusa da Baita Forni fino al passo. Ci divertiamo come si può. Vi presenterò alla fine tutto il discorso sulle protezioni e sulla dotazione in termini di sicurezza della giacca, e lo faremo, penso, fino a Baita Forni. Sì, è bello il paesaggio, in un bellissimo paesaggio. A tra poco. Poi parliamo delle protezioni
di questa giacca, perché un aspetto importantissimo chiaramente per una giacca da moto non è solo il comfort, l'elasticizzazione, la reazione, ma chiaramente tutto quello che è la protezione in caso di cadute, scivolate e varie. Colgo l'occasione di parlarne su un percorso accidentato proprio perché è quella tipica situazione dove un surplus di sicurezza non fa mai male alla guida, ma anche nelle protezioni. Allora, ammetto che anche queste strade asfaltate, cementate, così tutte belle scazzate che passano nel bosco, hanno anche loro un loro fascino, bisogna riconoscerglielo, anche se poi al primo di questi tornanti fatti così cambio subito idea. Allora, abbiamo delle protezioni di livello 2, Betac Made in Italy. Guardate come sono particolari. Questa è una protezione gomito, è fatta in modo tale da essere ben traspirante. Vedete questa trama che va a dipanare bene l'urto, ma allo stesso tempo garantisce l'espulsione dell'umidità. Ha poi su questa parte in alto questi tagli che fanno sì che quando muovete le braccia, soprattutto in contesti fuoristradistici, ma anche nella guida un po' lenta su tornanti, non sentiate interferenza sul braccio. Vi faccio vedere poi quella che è una protezione delle spalle, sempre livello 2, Type B, areata e traforata, in modo tale da far passare il più possibile l'umidità ed essere leggera comunque, piacevole da indossare. Abbiamo poi un paraschiena, questo è opzionale, novità di Clover, un paraschiena sempre di livello 2, Betac, full back, quindi prende bene anche le scapole, completamente traforato. E per finire, altra novità assoluta in casa Clover, i chest protector di livello 1, sono uno per lato, destro e sinistro, c'è una tasca apposta nella quale inserirli e si trovano praticamente dietro le prese d'aria frontali. Come vedete, essendo molto traforati, non vanno a tappare le prese d'aria. Ora, dopo aver smontato la giacca, dopo avervi fatto vedere le protezioni ed esserci avventurati in queste strade accidentate, noi torniamo giù a valle e ci vediamo più tardi per le nostre conclusioni e considerazioni in merito alla nuova Savana 4 VP. Restate sintonizzati. Ciao a tutti amici, eccoci arrivati alle conclusioni in merito a questa giornata passata con Savana 4 VP, ma anzitutto godiamoci un po' di questo paesaggio. Abbiamo iniziato a Milano fino all'alba sullo Stelvio e concludiamo con un bel tramonto sul lago di Como. Come si è comportata Savana 4 VP? È stata un'ottima alleata sia nelle parti di viaggio più fredde ma anche in quelle più calde. Aprendo tutti i pannelli di ventilazione diventa una giacca veramente ottima anche nelle situazioni di guida dinamica, guida in piedi, guida insomma che comporta un impegno fisico. L'elasticizzazione poi viene molto incontro al pilota, andando ad assecondare perfettamente tutti i movimenti, ma se dovessimo dire una cosa che ci ha stupito in particolare è sicuramente la reazione. Rispetto al modello precedente guadagna veramente tantissima reazione. Questi pannelli che hanno questa trama che segue fin sopra le spalle e fin giù, veramente diffonde molto bene l'aria, più di quanto non sembri a una prima occhiata. Poi chiaramente c'è tutto il discorso sia dell'elasticizzazione che del sistema a doppia membrana. La laminatura dei tessuti esterni è notevole e devo dire, rispetto a quanto spesso si dice un tessuto laminato è più pesante rispetto a un tessuto non laminato, attenzione, perché questa giacca usata solo il guscio esterno con tutte le prese d'aria aperte si spinge tranquillamente fin sopra i 35 gradi, ve lo dico proprio per esperienza diretta odierna. Quindi non ci resta che salutarvi, invitarvi a venire a provare, toccare con mano in negozio i prodotti Clover. Abbiamo un vasto assortimento di capi di questo marchio e troverete chiaramente anche la nuova Savana 4 VP. Ci si vede in strada, ciao!